una maxi bag in stile granny super estiva. Ciao a tutti e bentornati su Katie & Made, io sono Katie e vi do il benvenuto in un nuovo episodio di... Voi chiedete uncinetto, ogni punto per voi. Ho deciso di introdurre questo progetto all'interno della rubrica perché moltissimi di voi mi hanno chiesto tutorial riguardo alle mattonelle granny. Siccome il progetto di per sé è realizzato con due maxi mattonelle granny, ho deciso appunto di inserirlo in questa rubrica. Le mattonelle sono in realtà circolari, quindi nel tutorial vedremo come gestire gli aumenti su una mattonella circolare. Passaggi veramente semplicissimi. Vi basta capire il meccanismo, che è lo stesso degli aumenti su un pannello circolare normale. Comunque il progetto, come potete vedere, è molto semplice, non sta nell'inquadratura perché è veramente una borsa gigante. Infatti la borsa misura quasi 40 cm. La particolarità di questo progetto sono assolutamente i manici, che hanno incorporati due magneti che fungono appunto da chiusura. Vedete, si chiudono tranquillamente da soli. Sul sito hobbyperline.com trovate il kit e materiali completo, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso, mentre schema dettagliato e versione per mancini la trovate sul mio blog katieandmade.com, che vi consiglio assolutamente di visitare. Come vi dicevo, progetto super personalizzabile perché potete cambiare i colori, potete cambiare il filato, potete realizzarla per esempio anche in raffia perfetta per il mare. Se non vi piace l'idea di questi manici potete tranquillamente applicare altre tipologie di manici, va benissimo qualsiasi manico, e se preferite potete anche applicare una tracolla mettendo due moschettoni qui ai laterali e applicare la tracolla che preferite. La borsa è costruita con due pannelli identici cuciti insieme, quindi veramente un progetto semplicissimo ma che ha il suo perché. Io sono super soddisfatta, fatemi sapere voi cosa ne pensate giù nei commenti e se la realizzerete. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità, iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto utilizzerò circa 200 grammi di cordino Taiwan da 2,5 mm nella colorazione rosa antico e nella colorazione lino. Utilizzerò una coppia di manici in legno con chiusura magnetica. Lavorerò il tutto con l'uncinetto numero 4, marcapunti ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Per realizzare la nostra borsa andremo a creare due maxi mattonelle granny tonde, quindi si parte con l'anello magico, quindi incrociamo il filo, ci inseriamo all'interno, prendiamo il filo e blocchiamo con una catenella. In questo modo alziamo il lavoro aggiungendo altre 2 catenelle per un totale di 3 che sostituiranno la prima maglia alta. All'interno dell'anello magico dobbiamo lavorare altre 11 maglie che sommate a queste 3 catenelle faranno 12 maglie di base. Quindi lavoro le altre 11 maglie alte . Bene, ho lavorato le mie 11 maglie alte all'interno dell'anello magico. A questo punto vado a tirare il filo, mi inserisco nella terza catenella delle 3 iniziali, devo chiudere a maglia bassissima ma vado a chiudere con il secondo colore, quindi mi prendo l'altro colore, nel mio caso il più chiaro, prendo il filo e chiudo a maglia bassissima. In questo modo. A questo punto mi sposto nel punto successivo, mi inserisco e vado a lavorare una maglia bassa.
lavoro una maglia bassa su questa maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, e all'interno dello stesso punto vado a lavorare un'altra maglia alta. In questo modo procedo lavorando un aumento, quindi 2 maglie alte in ogni punto. Avendo 12 punti di base otterremo in questo secondo giro 24 punti. Ricordiamoci di lavorare anche l'ultimo punto che saltiamo all'inizio, in modo da creare una chiusura invisibile. Quindi a questo punto sono a 24 punti. Ora dobbiamo chiudere il giro entrando nel primo punto, facciamo una maglia bassissima nel punto successivo, che chiuderemo ovviamente con il secondo colore, in questo modo. E dobbiamo ora iniziare a lavorare a punto granny, quindi ci spostiamo tra un aumento e l'altro, ci inseriamo proprio qui abbiamo il primo aumento e il secondo aumento, ci inseriamo nel mezzo, lavoriamo una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa per alzare il lavoro e sostituire la prima maglia alta, ed altre 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, quindi una e 2. In questo modo. Fatto questo, ci spostiamo nello spazio successivo, quindi tra un aumento e l'altro, ci inseriamo e andiamo a lavorare 3 maglie alte, 1, 2 e 3, e continueremo lavorando le 3 maglie alte tra un aumento e l'altro. Lavoro l'ultimo modulo qui tra un aumento e l'altro, terminato anche questo giro vado a chiudere sempre con una maglia bassissima nel primo punto con lo stesso colore, faccio una maglia bassissima anche nel secondo punto con lo stesso colore, poi nel terzo mi inserisco e cambio colore, riprendo il colore più chiaro, mi inserisco tra un modulo di 3 maglie alte e l'altro, quindi esattamente qui, faccio una maglia bassa ed una maglia bassa sulla maglia bassa, e in questo giro dovremo iniziare a lavorare gli aumenti, quindi questo sarà il primo giro dei 2 che andrà ripetuto per tutto il pannello. Quindi all'interno di questo stesso spazio lavoro le altre 2 maglie alte, perché comunque continueremo a lavorare a punto granny, poi mi sposto nello spazio successivo e devo andare a fare l'aumento, quindi invece di fare 3 maglie alte ne faccio 4, mi inserisco nello spazio e lavoro 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4. Poi spazio successivo di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, spazio successivo 4 maglie alte. Quindi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo alternare modulo da 3 maglie alte e modulo da 4 maglie alte per tutto il giro.
Il modulo da 4 maglie alte ci permetterà di fare l'aumento nel giro successivo, quindi procediamo in questo modo per tutto il giro e ci rivediamo al termine. Termineremo il giro sempre con l'aumento, quindi 4 maglie alte, e poi andiamo a chiudere il giro facendo una maglia bassissima nel primo punto con lo stesso colore, una maglia bassissima nel secondo punto con lo stesso colore e una maglia bassissima nel terzo punto con il primo colore. In questo modo alzo il lavoro sempre con le 2 maglie basse, ovviamente nello spazio, vedete mi sono inserita nello spazio, lavoro altre 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio, in questo modo, e come andremo a lavorare il giro successivo e comunque i successivi, perché quello che abbiamo appena terminato è esattamente il primo giro di aumenti. Quello che faremo ora sarà il giro normale, quindi dove lavoreremo i gruppetti da 3 maglie alte. Quindi ora l'altro gruppetto da 3 maglie alte lo dobbiamo andare a lavorare esattamente tra le 4 maglie alte che abbiamo sottostanti. In questo modo faremo il vero e proprio aumento. Quindi qui abbiamo le 4 maglie alte, noi ci inseriamo proprio all'interno, quindi le andiamo a dividere e lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, vedete, in questo modo, e poi procediamo, andiamo nello spazio successivo, quindi qui, e lavoriamo 3 maglie alte. In questo giro lavoreremo solo moduli da 3 maglie alte. Spazio successivo 3 maglie alte. Poi abbiamo di nuovo l'aumento, quindi le 4 maglie alte, ci andiamo ad inserire nel mezzo, le dividiamo e lavoriamo il modulo da 3 maglie alte. Procediamo in questo modo per tutto il giro. Una volta terminato questo giro, questo sarà il risultato. Andiamo a chiudere sempre con la maglia bassissima nel primo punto, ci inseriamo e facciamo una maglia bassissima con lo stesso colore, maglia bassissima nel secondo punto con lo stesso colore, maglia bassissima nel terzo punto con il secondo colore, in questo modo. Poi mi vado a posizionare sempre nello spazio e mi alzo con le 2 maglie basse una sopra l'altra per sostituire la prima maglia alta, e in questo giro dovremo riprendere con gli aumenti, quindi alterneremo giro di aumenti e giro normale. Il giro di aumenti prevede la lavorazione di un modulo da 4, con la differenza che andremo a lavorare come di solito lavoriamo gli aumenti quando realizziamo una base circolare. Quindi di solito quando lavoriamo una base circolare aumentiamo ad ogni giro una maglia tra un aumento e l'altro. In questo caso dovremo aumentare tra un aumento e l'altro di un modulo da 3 maglie alte. Quindi nel giro che lavoreremo ora lavoreremo 2 moduli da 3 maglie alte e poi un modulo da 4. Comunque sul mio blog katieandmade.com troverete lo schema dettagliato scritto, quindi vi consiglio anche di andare a darci un'occhiata in modo da seguire al meglio il tutorial. Quindi ora procedo lavorando le altre 2 maglie alte all'interno dello stesso spazio. Poi mi sposto nello spazio successivo che si trova esattamente sulla seconda parte dell'aumento sottostante. Vedete, queste sono le 4 maglie alte divise dal modulo. Noi ci spostiamo in questo spazio e lavoriamo altre 3 maglie alte.
quindi abbiamo un totale di 2 moduli da 3 maglie alte e poi nello spazio successivo andiamo a lavorare l'aumento, quindi 4 maglie alte in questo modo e poi si ricomincia 3 maglie alte, 3 maglie alte, 4 maglie alte e andiamo ad alternare per tutto il giro 2 moduli da 3 ed uno da 4. Continuiamo per tutto il giro e al termine andiamo a chiudere sempre nello stesso modo, quindi una maglia bassissima con lo stesso colore nei primi 2 punti e nel terzo con il secondo colore. Ci alziamo sempre nello stesso modo, lavoriamo i giri rosa, nel mio caso per farvi capire 3 maglie alte in ogni spazio, calcolando che dove abbiamo le 4 maglie alte dobbiamo inserirci nel mezzo proprio per fare l'aumento, mentre i giri più chiari, sempre nel mio caso, li lavoreremo in questo modo, ovvero alterneremo moduli da 3 con il modulo da 4. Quindi in questo giro abbiamo lavorato 2 moduli da 3 ed uno da 4. Nel giro successivo di aumenti, quindi sempre quello chiaro, lavoreremo 3 moduli da 3 ed uno da 4, giro successivo 4 moduli da 3 ed uno da 4 e così via. Quindi dovremo semplicemente aumentare i moduli da 3 tra un aumento e l'altro, quindi l'aumento si intende il modulo da 4. Posso assicurarvi che è più facile a farsi che a dirsi. Comunque se andate sul mio blog trovate tutto per iscritto, quindi procediamo in questo modo fino a raggiungere il totale di giri che trovate indicato qui in alto. Ovviamente dovremo alternare questi 2 giri fino a raggiungere la grandezza che vogliamo ottenere o quella indicata e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Una volta che avremo lavorato tutti i giri, quindi 15 giri totali a partire dal primo dell'anello magico fino all'ultimo giro, termineremo ovviamente con il giro normale senza aumenti, avremo un pannello che misurerà 37 cm. Ovviamente potete aumentare o diminuire i giri in base alla misura che volete ottenere. A questo punto devo chiudere il giro, mi inserisco nel primo punto, ma vado a prendere il colore più chiaro, quindi vado a chiudere con maglia bassissima con il secondo colore. In questo modo passo al punto successivo ed inizio a lavorare una maglia bassa per ogni punto, ricordandoci ovviamente di lavorare il punto che abbiamo saltato, quindi possiamo mettere un marcapunti per segnarci anche l'ultimo punto da lavorare. Quindi in ogni punto mi inserisco e lavoro una maglia bassa. Quando arrivo in questo punto lavoro una maglia bassa su ogni asola che ho lungo il bordo. Bene, devo terminare il mio giro. Qui avevo messo il marcapunti nel punto che non ho lavorato all'inizio, quindi mi inserisco e lavoro una maglia bassa anche in questo punto. Ora taglio il filo, ho già tagliato anche il filo dell'altro colore e vado a chiudere con asola di chiusura, non inserendomi nel primo punto bensì nel successivo. Quindi questo è l'ultimo punto che abbiamo lavorato, questo è il primo del giro, noi ci inseriamo nel secondo, rientriamo nel punto da cui siamo uscite e avremo fatto la chiusura perfetta. A questo punto possiamo andare a bloccare il filo attraverso le maglie . Terminato il pannello, questo sarà il risultato, otterremo
questo pannello bombato che ci permette di avere una bella profondità anche per quanto riguarda la borsa. Ripeteremo lo stesso procedimento anche per l'altro pannello. Successivamente andremo a foderare, quindi classica fodera a pannello, vi ritagliate un pezzo di tessuto delle stesse forme del pannello, aumentando di qualche centimetro che ci occorrerà per le cuciture. Posizionate il pannello al di sopra, andate a fissare il tutto con gli spilli e poi si va a cucire. Se siete meno esperte vi consiglio di utilizzare comunque una fodera, ma quella a sacchetto, si trovano anche già pronte. Quindi andiamo a creare il secondo pannello e poi ci occupiamo del manico. Bene, una volta realizzati entrambi i pannelli li ho già foderati e su uno ho già applicato il manico, come potete vedere è molto semplice. L'unica cosa è che i fori del manico sono un po' piccolini, quindi io cosa ho fatto? Ve lo faccio vedere subitissimo. Ho preso la semplicissima fresa, quella per rimuovere il gel, lo smalto, e con una punta molto sottile sono andata ad allargare tutti i forellini in maniera super semplice. Se non avete la fresa, ovviamente, perché non è che ce l'abbiamo tutte in casa, provate magari a bruciacchiare un ago e cercare di allargare i fori, perché altrimenti il lago da lana non passa, perlomeno io non riuscivo a farlo passare. Quindi vi faccio vedere proprio il passaggio. Una volta fatto questo passaggio possiamo andare a cucire il nostro manico, quindi ci prendiamo il pannello e ci andiamo a fissare il filo all'interno del pannello, quindi lo facciamo passare per bene attraverso le maglie in modo da bloccarlo. In questo modo vi consiglio di utilizzare un ago del genere che passa, non dico facilmente, però riusciamo a farlo passare tranquillamente attraverso i fori. Ci andiamo a posizionare il manico al di sopra. In questo modo entriamo all'interno del punto, lo prendiamo tutto il punto ed entriamo nel primo foro. Dopodiché, in maniera super semplice, entriamo nel foro successivo e dobbiamo andare a prendere anche tutta la maglia sul retro, quindi del pannello, e andiamo a cucire tutto il manico in questo modo. Ho cercato di fare la cucitura di ritorno sull'altro pannello, ma non ci sono riuscita perché il filo non passa, ma comunque se stringete bene i punti quando cucite il pannello non va da nessuna parte, ben saldo, quindi ad ogni punto tirate bene il filo. Fissiamo anche l'ultimo punto, dopodiché fissiamo il filo, quindi lo facciamo passare per bene attraverso le maglie in modo da bloccarlo e allo stesso tempo quindi bloccare anche la cucitura. Basterà far passare il filo attraverso le maglie, ovviamente. Poi facciamo una passata in questo modo, quindi io sono uscita da questo punto, rientro da questo punto, quindi lo vado un po' ad incrociare in modo da fissarlo perfettamente, e questo sarà il risultato. È proprio ben fisso, quindi tranquille, anche con una sola passata è perfettamente fisso. Vado a far passare ancora un pochino il filo attraverso le maglie per essere sicura di fissarlo per bene. Poi taglio il filo, lo bruciacchio in modo da saldare il tutto
Ed ecco qui, a questo punto non ci resta che andare ad assemblare la nostra borsa. Dobbiamo andare ad assemblare la nostra borsa, ovviamente la cucitura non partirà da qui perché altrimenti l'apertura della borsa sarebbe super stretta, quindi ci spostiamo un po' più in basso. Io ho già messo dei marcapunti di riferimento per dirvi le misure, quindi se avete lavorato il mio stesso pannello con i miei stessi punti, andiamo a contare 9 punti su entrambi i pannelli e li fissiamo con un marcapunti. Facciamo lo stesso anche sull'altro lato. Vi dico anche la misura in centimetri che sicuramente può esservi utile. Questi 9 punti corrispondono a 6 centimetri e mezzo. Una volta fatto questo, quindi messo marcapunti sia sul lato che sull'altro, quindi abbiamo i nostri punti di riferimento, la cucitura dovrà partire da questo punto, fare tutto il giro fino ad arrivare qui. Si va a fissare il filo attraverso le maglie, io l'ho già fatto, e si esce con il filo al centro dell'ultimo punto prima del marcapunti. Qui poi abbiamo il marcapunti, quindi il punto di inizio. Noi andiamo a prendere solo le metà catenelle, in questo modo le metà catenelle esterne. Tiriamo il filo, ci rientriamo una seconda volta perché nel primo e nell'ultimo punto facciamo una doppia passata, togliamo il marcapunti e procediamo cucendo punto per punto, quindi passiamo al punto successivo, prendiamo solo le metà catenelle e tiriamo. Punto successivo, solo metà catenelle e tiriamo, e continueremo in questo modo cucendo punto per punto fino all'ultimo marcapunti. Io sto facendo la cucitura con lo stesso colore che ho utilizzato per il bordo, ma volendo potete utilizzare anche il secondo colore per dare uno stacco e giocare un po' con i colori. Quindi andiamo a cucire tutto il pannello e poi ci rivediamo. Ok, ultimo punto. In questo caso centriamo la prima volta e la seconda volta, dopodiché portiamo il filo all'interno. Io lo faccio entrare dal punto precedente e poi lo faccio passare attraverso le maglie, così lo blocco. Questa sarà quindi l'apertura della nostra borsa. Quando la chiudiamo si chiude in automatico con le calamite, quindi resta bella chiusa. Ed eccola qui la nostra maxi bag granny pronta per essere indossata. Sono veramente super soddisfatta. È una borsa bella grande perché misura quasi 40 centimetri. Potete aggiungere anche una tracolla mettendo dei moschettoni qui sul lato. Se non vi piace l'idea della borsa a mano potete anche cambiare i manici e mettere quelli un po' più lunghi per poterla indossare a spalla. Comunque, come sempre, è un progetto super personalizzabile, ma soprattutto con lo stesso filato, con le stesse rocche potete realizzarci tranquillamente un'altra borsa, perché guardate quanto filo mi è avanzato. Quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Trovate il kit materiali completo sul sito hobbyperline.com, vi lascio il link sia qui sul video che nel box informazioni qui in basso. Vi consiglio assolutamente di visitare il mio blog catandmade.com per schema dettagliato e versione per mancini. Continuate a seguirmi sui miei social per non perdervi anteprime e novità. Iscrivetevi al canale se non volete perdervi tutti i futuri tutorial in arrivo. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito anche in questo progetto. Vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!